Mentre guardi il tuo gatto dormire sul divano, raggomitolato come una soffice ciambella, potresti pensare che sia in uno stato di totale passività, ma la neurobiologia moderna ci sta svelando una verità molto più profonda, quasi inquietante. In questo esatto momento, il suo cervello non sta riposando, sta processando una realtà aumentata, così vivida e definita da essere indistinguibile dalla veglia. Siamo nel 2026 e grazie ai nuovi sensori a risonanza magnetica quantistica abbiamo finalmente varcato la soglia dell'impossibile. Non stiamo più solo guardando un animale che riposa, stiamo osservando un architetto che costruisce mondi complessi. Preparatevi, perché oggi entriamo nel cuore dell'Inception felina. Benvenuti su Space Feline. Il segreto di questa simulazione risiede in una fase specifica, il sonno REM. Ma nei gatti il REM non è solo una fase di sogni confusi, è un vero teatro d'azione elettrica. Qui entra in gioco l'ippocampo. Immaginatelo come un database che riproduce le sequenze della giornata, ma non come un semplice video, le rielabora, le monta, le trasforma in scenari di addestramento. Ma ecco la domanda. Perché il gatto non balza fisicamente fuori dalla finestra mentre sogna di cacciare un uccellino? La natura ha installato un firewall biologico infallibile, la tonia muscolare. Il tronco encefalico silenzia i motoneuroni, il corpo è letteralmente paralizzato, bloccato sul divano, ma la mente è a briglie sciolte in un universo senza gravità. Ma come facciamo a essere davvero sicuri di quello che vedono? Per decenni è stata solo un'ipotesi, finché non arrivò il lavoro scioccante del neuroscienziato Michel Jouvet. Jouvet fece qualcosa di incredibile. Disattivò temporaneamente l'area del tronco encefalico responsabile della paralisi del sonno. Quello che accadde lasciò la comunità scientifica a bocca aperta. I gatti, pur rimanendo profondamente addormentati in fase REM, si alzavano. Iniziavano a cacciare topi invisibili, soffiavano a nemici inesistenti, inarcavano la schiena e mostravano una coordinazione perfetta. Questo esperimento ha confermato che il sogno del gatto non è un'immagine sbiadita, ma una realtà virtuale motoria completa e immersiva. È come se giocassero a un videogame in VR di ultima generazione, ma senza bisogno del visore. Qui la faccenda si fa ancora più incredibile. Entriamo nel territorio di Christopher Nolan. Studi recenti sulle place cells, le cellule cerebrali che mappano lo spazio, hanno rivelato un fenomeno chiamato temporal compression. Tenetevi forte. Il cervello del gatto può ripercorrere un intero percorso di caccia che nella realtà durerebbe 10 minuti, in meno di un secondo. È un overclocking cerebrale puro. Mentre il tuo gatto fa un pisolino pomeridiano di 20 minuti, nella sua mente sta vivendo ore, forse giorni di addestramento intensivo. Ecco perché, anche dopo anni passati a poltrire pigramente, i suoi riflessi restano quelli di un predatore d'élite. Non è solo istinto. Si è allenato per mesi interi nello spazio di un solo pomeriggio. Perché spende così tanta energia per sognare? Per il gatto il sogno è una funzione vitale di problem solving. Proprio come in genetica il gene W copre gli altri colori, un fenomeno chiamato epistasi. Nel sonno il cervello copre gli stimoli esterni per dare priorità assoluta alla simulazione interna. Se durante il giorno il tuo gatto ha mancato un balzo o ha calcolato male una distanza, il suo cervello durante la notte analizza i dati fisici e balistici raccolti e corregge la traiettoria per il futuro. È un'intelligenza artificiale naturale che si auto-ottimizza costantemente. Mentre le sue batterie si ricaricano, il software si aggiorna alla versione più efficiente. Ma c'è un ultimo segreto che vi farà guardare il vostro gatto con occhi diversi. Dimenticate l'immagine del predatore solitario e distaccato. Studi recenti di Harvard suggeriscono che i gatti domestici sognano anche noi. Essendo i loro caregiver, siamo diventati parte integrante della loro mappa del mondo. Quando vedi quei piccoli miau soffocati o le zampe che si muovono mentre dorme vicino a te,
I dati indicano che sono spesso impegnati in simulazioni sociali, chiederti cibo, giocare con te o ricevere coccole. La sincronizzazione dei battiti cardiaci tra te e il tuo gatto mentre riposate insieme permette loro di sentirsi così al sicuro da poter esplorare scenari onirici ancora più complessi e creativi, meno legati alla pura sopravvivenza. La frontiera finale non è più capire se sognano, ma riuscire a visualizzare ciò che vedono. Con l'avanzata dell'IA siamo vicini a poter proiettare queste cacce virtuali su uno schermo. E il tuo gatto? Che tipo di architetto onirico è? Raccontami i suoi glitch e i suoi sogni più buffi nei commenti. Resta curioso, qui su Space Feline. Al prossimo viaggio.